Benvenuto nella dashboard dei simboli di Metric Algo. Questo è il punto dove potrai scegliere il tuo ticker e anche individuare quelli che sono dei vantaggi o comunque delle informazioni di prima mano sulla normalità statistica o meno dei simboli in diversi time frame, quindi il time frame giornaliero, mensile, settimanale o anche custom. La pagina è progettata per farti individuare quelli che sono i tuoi simboli in due modalità. La prima è ricercandola qui all'interno della ricerca generale che scatenerà un filtro. La seconda è quella di andare invece per via trasversale attraverso un filtro per tipo oppure selezionando quelle che sono ad esempio dei filtri per metrica, quindi entro una certa volatilità ecco che vengono restituiti solo quelle aziende che hanno le metriche corrispondenti ai filtri selezionati qui sulla sinistra. Tutto ciò che viene visualizzato in questa parte sotto forma di box e di fatto risponde ai filtri che vengono selezionati nella parte sinistra. Per poter visualizzare invece tutte le aziende sempre visibili si può utilizzare la tabella predisposta per questo scopo, dove sarà possibile vedere tutte quelle che sono le aziende nel loro mercato, il loro tipo. Si potrà accedere agli strumenti di analisi di Metric Algo e si possono vedere quelli che sono delle indicazioni principali interessanti per lo scopo della nostra piattaforma. Quindi oltre alla quotazione, la volatilità, la deviazione o scostamento che indica qual è lo scostamento dall'apertura della candela, che sia giornaliera, settimanale o mensile. Poi una probabilità che è l'innovazione di questa piattaforma, dove riusciamo a calcolare quante volte non si è raggiunto, cioè quanti casi storici non hanno raggiunto questo livello. Quindi in questo caso ci sta dicendo che il 70% delle volte non si è stati sotto l'attuale livello di 1,6% di scostamento dall'apertura. Poi abbiamo i minimi, abbiamo i massimi e un valore di beta. Una volta che abbiamo filtrato quelle che sono le nostre serie per cercarle, possiamo anche ordinarle, quindi possiamo ad esempio vedere quelle che sono le più scostate, quelle che hanno un beta più alto o più basso, la volatilità più alta o più bassa. Importantissimi questi due pulsanti che sono dei selettori che mostrano sui box, mostrano le metriche o gli scostamenti o entrambi. Quindi selezionando metriche compariranno sia il beta, la volatilità e eventuali altre metriche indirettamente sul box e poi noi potremo andarle a ordinare. Ecco, per esempio, quella con la volatilità più alta in questo momento è Cigna Corporation, poi Paramount, eccetera, eccetera. Se aggiungiamo invece gli scostamenti, ci viene visualizzato il time frame, quindi lo scostamento da quando è calcolato, dall'inizio della sessione giornaliera, dall'inizio della settimana o dall'inizio del mese, o anche poi da periodi personalizzati. Quello che otterremo è di avere le indicazioni anche qui sui box relativi e scopriremo per esempio che premendo su ordinamento per scostamento vedremo che per esempio in questo momento Vertex è molto scostata rispetto alla storia, perché il 5% di massimo raggiunto ha toccato il 99% dei casi storici, non ha raggiunto quel livello, quindi siamo in una zona di eccezionalità. Scendendo chiaramente, avendo ordinato, incominciano a essere ridotte quelle che sono i livelli di scostamento e notiamo che in tutti i box abbiamo questo indice di probabilità che ci calcola di fatto velocemente quanto è scostato rispetto alla storia il titolo in questo momento. Chiaramente queste sono informazioni importantissime di prima mano che poi possono essere analizzate ancora più nel dettaglio, facendo che cosa? Una volta individuata la nostra azienda, per esempio Apple,
Ecco che possiamo, attraverso questi due selettori o sempre attraverso il menu laterale, accedere a quelle che è l'overview dei simboli, Historical Stats Tool e il Metric Suite, i servizi che attualmente sono disponibili sulla nostra piattaforma Metric Algo.